Ciao a tutti, amici della Vergine, benvenuti ai nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami, Vergine, tendenze energetiche affettive per la seconda parte, grazie. Abbiamo la Luna, amici della Vergine. Qui si parla di un periodo di, diciamo, comunicazione con il proprio subconscio, perché comunque la Luna è collegata ai sogni, a tutto quello che è l'attività onirica. Di conseguenza potrebbe essere che vi arrivino dei messaggi attraverso i sogni. Potete anche appuntare i sogni il mattino quando vi svegliate, li scrivete su un quaderno, più che altro per averli, perché così poi a distanza di tempo vi rendete conto di che cosa voleva significare quella cosa lì che avete sognato piuttosto che quella cosa là. È come se diventasse poi una sorta di dizionario per voi, un modo per interpretare come comunica il vostro subconscio con voi, ok? Ok, andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa vi vogliono parlare. Io intanto vi ricordo che le letture comunque sono generali, sono fatte per un collettivo, quindi potrebbe non risuonare tutto. Prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto dell'universo. Se poi non dovesse risuonare nulla o volete ampliare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Per chi volesse contattarmi poi può trovare il mio indirizzo email sotto nella descrizione del video. Cominciamo con un 5 di coppe al contrario e un re di bastoni al contrario. Allora, il 5 di coppe mi dice che c'è stato o c'è comunque un qualche tipo di tristezza, un qualche tipo di perdita. Probabilmente, essendoci la carta della luna, è qualcosa che è successo tempo fa, perché la carta della luna fa riferimento alle cose, diciamo, vecchie che ritornano a galla. E qui si parla di una tristezza, di una sorta... normalmente è l'occasione persa. Abbiamo poi anche un re di bastoni, questa occasione potrebbe essere questa persona, il re di bastoni, oppure semplicemente, essendoci questa carta al contrario, significa che si è persi un po' quello che è l'entusiasmo, la capacità di comando, mi verrebbe da dire la capacità con il proprio fuoco interiore. Poi abbiamo un principe di coppe, un cavaliere di coppe e il sette di bastoni. Se per voi fosse o rappresentasse comunque la vostra persona di interesse, qui abbiamo questo principe di coppe. Quindi c'è il desiderio di, in questo caso, di ricevere un'offerta, ok? Probabilmente potrebbe essere un momento di riconciliazione piuttosto che l'opportunità di chiarirsi, piuttosto che un'offerta da andare al passo successivo. Ma considerato che iniziamo con un 5 di coppe, sento che è più facile una riconciliazione, però poi ognuno di voi lo applichi alla propria realtà di vita. Il 7 di bastoni mi fa capire che siete da soli a lottare in questo tipo di situazione. È vero che siete in una posizione di vantaggio, avete un po' voi, diciamo così, il coltello dalla parte del manico, però si fa comunque fatica. Andiamo avanti, vediamo che cos'altro vi dicono. Il vantaggio sento che non siete consapevoli di avere questo vantaggio, il principe, scusate, la principessa di coppe, che sarebbe il fante di coppe, arriva per porgere questa coppa. Quindi diciamo che tra il cavaliere di coppe e il fante di coppe c'è questo contatto, diciamo, questo scambio, questa offerta. Per qualcuno si tratta proprio di scuse che devono arrivare e insomma arrivano. Tenete presente che quando c'è il fante di coppe si parla sempre di una persona che ha, queste sono troppe, una sorta di immaturità emotiva, perché un fante è giovane, quindi si lascia ancora prendere tanto dai facili entusiasmi. Quindi qui sento che non dovete farvi prendere dall'entusiasmo del fatto che magari l'altro è venuto a chiedervi scusa. Qui si tratta un po' di mettere le carte in regola, chi vuole che cosa. Scusate, mi sono cadute due carte. Ok.
abbiamo un re di spade al contrario e poi terminiamo con un re di coppe. Sì, in effetti, è quello che vi stavo dicendo, no? Il fatto che il principe, ehm, il fate di coppia, insomma, abbia questa sorta di maturità mentale e qui vediamo con il re di spade al contrario che c'è proprio anche una sorta di confusione mentale. Non fatevi prendere troppo dall'enfasi del momento, di queste scuse, di questo incontro. Terminiamo poi comunque con un re di coppe e se qui c'era una sorta di giovinezza, diciamo così, qui si arriva a quello che è una sorta di maturità. Vi dico, se foste per chi è single, ehm, qui si tratta secondo me di lasciare stare questo re di bastoni perché qui arrivano un sacco di altre opportunità, eh? Quindi occhio a quello che sognate o a dove focalizzate l'energia, ok? Però potenzialmente potrebbero esserci altre persone che entrano nella vostra energia. Ok, andiamo a vedere questo 5 di coppe al contrario per gli amici della Vergine. Abbiamo un carro al contrario e una regina di spade. Qui c'è qualcuno che non ha voluto cambiare posizione, non ha voluto spostarsi, non ha voluto, mi verrebbe anche da dire, muoversi dalla zona di comfort. Andiamo a vedere il re di bastoni. Cavaliere di denari e regina di denari al contrario. Sì, come vi dicevo, il re di bastoni mi fa, al contrario, mi fa subito sentire come una perdita di potere personale e qui anche abbiamo la regina di denari che è il contrario. Ho come la sensazione che qui qualcuno non si senta abbastanza o senta che questa persona non è abbastanza per voi ed è per quello che ci state andando con i piedi di piombo. Comunque le cose vanno avanti molto a rilento con questa persona. Andiamo a vedere il principe di coppe. 3 di bastoni al contrario e 5 di spade al contrario. E che qui, secondo me non lo sapete neanche voi bene che cosa volete. Nel senso che comunque il 3 di bastoni è al contrario, il 3 di bastoni è una carta che parla di come vi posso dire, di un progetto che è appena iniziato, di qualche cosa che non è ancora proprio del tutto concretizzato, però è già più che imbastito, più che sta quasi per essere messo in pista, oppure è appena stato inaugurato questo tipo di progetto, di idea, insomma. Però qui è come se manca una sorta di chiarezza nella proposta che viene fatta. Andiamo avanti con il 7 di bastoni. Ok, abbiamo un 10 di coppe al contrario e un 6 di denari al contrario. Sì, ragazzi, qui manca un equilibrio. La regina di denari al contrario mi fa pensare che siete voi che date di più all'altra persona e difatti lo vediamo qui con il 6 di pentacoli, spiegando il 7 di bastoni. Come vi dicevo, siete voi che state cercando di far andare avanti le cose, ma in realtà poi il 10 di coppe è al contrario, quindi una famiglia, un'unione, una realtà poi così felice non la vedo tanto. O meglio, magari c'è anche, perché non è che siano carte proprio disastrose, però è lottata, cioè non è qualche cosa che viene in modo fluido, è qualche cosa che state tenendo in piedi a furia di fatica. Andiamo a vedere il fante di coppe per piacere, grazie. 3 di pentacoli, 6 di coppe e la carta del diavolo, ragazzi. Allora, qualsiasi offerta vi debbano fare, qualsiasi scusa vi debbano fare, fate attenzione a quello che vi dicono perché è vero che c'è questa sorta di progetto, è vero che magari voi vi fidate ciecamente dell'altra persona, ma qui c'è qualche tipo di tossicità con la carta del diavolo. Potrebbe anche esserci qualche illecito. Stavo guardando se c'erano carte di denari e l'unica forse è questa, che comunque essendo in centro lettura non promette bene. Perché mi hanno parlato di un illecito di soldi, quindi io non lo so qui, ognuno poi lo prenda e lo applichi alla propria realtà, è un qualche cosa di materiale comunque.
E la carta del diavolo parla di una sorta di schiavitù. È come vi posso dire? Per quello che prima vi dicevo, fate attenzione con questo fante di coppe, non credete subito al 100% tutto quello che... Cioè non vi fate, va bene, uno viene o una viene a farvi delle scuse, va bene accettare le scuse, va bene perdonare, però poi da lì al, ok, ricominciamo da capo, ok, rimettiamoci insieme su questo progetto, ok, come se nulla fosse. Beh, lì io aspetterei un attimo, nel senso che comunque è vero, il 6 di coppe fa riferimento al sogno che probabilmente si sta cercando di costruire insieme. Vi ricordo che anche qui c'era la luna, che è una carta che parla di sogni, che sì, che è una carta che parla di sogni. Però appunto c'è il diavolo, quindi non sento che la cosa sia liscia. E quando c'è un re di spade al contrario, vicino a un diavolo, si parla perché è la carta del controllo mentale e quindi quando è al contrario è una manipolazione mentale. Andiamo a vedere sto re di spade. Guardate di nuovo il 7 di bastoni. E il 10 di pentacoli al contrario. E anche qui avevate il 10 al contrario. Sì, sento che per quanto voi stiate facendo in questa situazione, e guardate, perché comunque abbiamo due carte che mi parlano, continuo a guardarle. Il 6 di coppe è una carta che parla di fiducia, e la sento un po' come energia pulita, come quella che c'è nel fante di coppe, genuina. Però poi abbiamo questo diavolo. E c'è qualche cosa qui che o vi condiziona da quando siete piccoli o è un sogno dal quale vi state facendo condizionare, visto che c'è anche un 3 di pentacoli, parla di progetti, parla di casa, parla di convivenza. Però io qui comunque vi sento da soli, come vi sentivo qui, a lottare per questa sorta di equilibrio. Andiamo a vedere il re di coppe. È scivolata la carta della luna un'altra volta. Adesso la raccolgo. E il matto. E è chiaro che adesso, cioè poi passando in tutto questo percorso, è chiaro che poi arrivi anche un momento dove si rischia di non fidarsi più dell'altra persona, ok? Guardate, avere il matto al contrario in realtà è positivo perché è come se vi dicessero che in un certo senso smettete di avere quell'impulso emotivo di cui parla il fante di coppe proprio perché siete diventati un re di coppe, come se con la luna qui ci fosse stata una sorta di introspezione, una sorta di... sì, anche autoanalisi, no? Come vi dicevo all'inizio, quando c'è la luna sono le vecchie emozioni, le vecchie paure che vengono a galla, quindi qui si tratta di, appunto, come vi dicevo, di lasciar stare quello che è l'impulsività, probabilmente. Il matto in questa carta è matto perché fa su tutto quello che ha in un fagotto e semplicemente parte, senza sapere dove andrà, che direzione prendere o cosa farà o come vivrà, non gli importa. Lui ha solo voglia di nuove avventure. Qui in questo caso è una cosa un po' più ponderata, un po' perché frenano le paure, un po' perché si è maturato un certo tipo di emotività, appunto, di chiarezza emotiva. Ok, andiamo a vedere per i single se posso darvi qualche informazione in più. Andiamo a vedere qualche carta per voi. Sacerdotessa, 5 di spade. Guardate, 5 di spade e 3 di bastoni. Ok.
Sì, qui fondamentalmente vi dicono, vi faccio presente che sia la luna che la sacerdotessa sono due carte che parlano di intuizione, di canalizzazioni. Qui si tratta di ascoltare quello che vi dice il vostro sé fondamentalmente, perché siete un po' intrappolati in quello che è la mente in questo caso qui, no? E difatti abbiamo anche qui questo 3 di bastoni al contrario e per certi versi sento che le cose fanno un po' fatica ad andare avanti, ok? Qui si tratta di seguire il vostro istinto, di lasciare indietro questo tipo, come vi dicevo, di condizionamento di cui ci parla il diavolo, e fondamentalmente avere un po' più di fiducia in quello che è il... Mi viene anche da dire il non buttarvi subito, l'entusiasmo del fante di coppe, in una relazione solo perché magari con l'altra persona vi trovate bene a parlare, insomma. È un po' il placate questo entusiasmo, fate attenzione ai condizionamenti mentali che potrebbero essere sia magari causati da un'altra persona, ma potrebbero anche essere i vostri, che magari siano condizionamenti che vi siete creati voi. Comunque si va. Vabbè, guardate, di figure ce n'è tante, ok? Probabilmente il mal di testa vi viene perché non sapete chi scegliere tra le nuove persone che entrano, però niente di concreto in questo periodo potrà iniziare. Magari c'è un abbozzo, magari sì, conoscete qualcuno, però ecco, non sento che inizi qualche cosa di veramente concreto nei prossimi giorni, insomma. Però entrano delle persone, eh? Andiamo a vedere per le persone che sono in coppia, che hanno una relazione stabile. Ok, 2 di coppe al contrario, 9 di coppe al contrario. Oh, quante carte. Poi abbiamo un 5 di bastoni, un 6 di bastoni e una regina di pentacoli al contrario. Qui di nuovo mi riallaccio al 10 di coppe al contrario. Non c'è una reale unione. Guardate, in questo mazzo, nello specifico, il 9 di coppe, al contrario, io lo sento molto come una sorta di tossicità, no? Il fatto che quando uno sta talmente bene nella zona di comfort, tende ad avere poi un'energia viziata, no? E qui probabilmente qualcuno sta, diciamo, eccedendo o con qualche tipo di bevanda, mi parlano di farmaci, quindi c'è qualche tipo di eccesso, può anche essere con il cibo, eh. Perché? Perché si vive questo disequilibrio che abbiamo qui. C'è un 5 di bastoni, e noi avevamo qua un 5 di spade, quindi anche qui ci sono dei conflitti, delle lotte. C'è però anche un 6 di bastoni, ragazzi, quindi qui si tratta di riconoscere i meriti a chi li ha fondamentalmente. Resta di fatto il fatto che alla fine della lettura c'è sempre questa regina di denari che ha sempre questa energia un po' melanconica, un po' triste, perché non è completamente nel suo potere personale. Qui, ripeto, c'è una sorta di condizionamento anche qui da rielaborare e lo possiamo riassumere qui con la carta del 5 di bastoni. Ok, andiamo a vedere per l'ultimo gruppo, quindi per le persone che sono in separazione, in una relazione a distanza o clandestina. Due di coppe, 8 di coppe, quindi qui c'è un'unione, c'è un bellissimo 2 di coppe, quindi c'è un'unione, c'è un incontro. Oh, ma che bello, ragazzi! Ma che bello! C'è un'unione, c'è un incontro, c'è un compromesso e c'è anche un viaggio per qualcuno. Il fatto di andare a ricercare qualche cosa, è la carta della ricerca interiore, l'otto di coppe. E poi guardate, o re, regina di coppe e la carta della stella. È come se si andasse verso la realizzazione di un sogno. Abbiamo anche la luna qui e la luna qui che parla proprio di un sogno, il re di coppe ce l'ho qui. Forse voi siete il gruppo più in armonia, devo dire, dei tre gruppi che ho letto. Nonostante magari siate in una situazione difficile perché siete appunto in separazione, piuttosto che
Sì, se fosse in separazione l'8 di coppe potrebbe proprio essere questa distanza, però guardate con il 2 di coppe, 2 figure di coppe e la carta della stella che è la carta del destino, è un po' come se sento che in qualche modo siete destinati a riunirvi, a rivedervi, a realizzare questo sogno, insomma. Mm? Ok, andiamo a vedere ancora un messaggio da parte degli angeli del cuore, andiamo a vedere che cosa vi vogliono dire. Attrazione, attrai amore romantico godendo appieno di questo momento. Interessante. La carta della luna parla di sogni. I sogni sono sia ad occhi aperti che ad occhi chiusi. Quelli ad occhi aperti sono i sogni che noi facciamo, tipo gli esercizi di manifestazione, quando visualizzate qualche cosa e date energia a questo qualche cosa. Infatti, attrazione si parla anche di legge di attrazione, attrai amore romantico, quindi voi quando fate l'esercizio di manifestazione vi immaginate con la persona che volete voi al vostro fianco, vi immaginate anche proprio le parole che state dicendo, qual è la sensazione mentre vi stringete la mano, mentre vi guardate negli occhi e intanto mandate energia positiva. Cari amici della Vergine, spero che la lettura in qualche modo vi sia stata utile. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi ringrazio anche dei like, dei commenti, delle condivisioni, delle donazioni, delle iscrizioni, di tutto il supporto che mi date sempre. Vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!